Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questi bellissimi abiti profumatori che si possono mettere sia negli ambienti, negli armadi, oppure si possono tenere così in vista, per esempio appesi a una maniglietta di un mobile, o dove più vi piace. Ho fatto questo bianco e poi ho fatto questo giallo. Per questo bianco ho utilizzato un uncinetto 2,5 mm, mentre per questo l'ho utilizzato un 2 mm, è venuto un pochino più piccolo rispetto a questo, e poi in base all'uncinetto e al filato che utilizzerete vi verrà della misura che più gradite. Ho aggiunto questa piccola cruccia che potete fare col filo di ferro, oppure potete acquistare delle crucce specializzate proprio per i vestiti delle bambole, e si vendono sui vari siti o nei vari negozi. Potete andare ad acquistare la vostra cruccetta, oppure la potete fare con il filo di ferro come ho fatto io, poi la andate ad inserire all'interno. Oppure, se non volete fare questo, potete semplicemente mettere un nastrino all'interno e così voi potete appendere, se lo volete appendere. Se invece lo volete tenere come profumatore semplicemente negli armadi o nei cassetti, lo andate semplicemente ad appoggiare tra gli indumenti. Potete aggiungere il vostro profumatore, potete spruzzarlo o direttamente sul vestitino, oppure potete aggiungere un velo o un sacchetto con all'interno dentro o delle fragranze profumate, che siano dei fiori secchi. Ci sono varie diciamo possibilità in commercio, oppure potete mettere un po' di vatta sintetica dentro questo sacchettino di velo o di stoffa, o come più vi piace, all'interno del vestitino. Ci sono varie opzioni, potete scegliere quella che più vi piace. Spero che il tutorial vi piaccia. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Vado a iniziare il mio lavoro da questo punto qui del colletto e vado a lavorare 24 catenelle e vado a chiudere ad anello. Per chiudere ad anello vado in questo punto qui dell'inizio della catenella e vado a fare una maglia bassissima e lavoro 24 maglie basse nelle 24 catenelle. Faccio una catenella per girare, entro sempre qui nella stessa maglia e vado a fare 24 maglie basse nelle 24 catenelle e chiudo il lavoro con una maglia bassissima. Ora vado a fare ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie lavorate. Possiamo mettere un marcapunti e andiamo a fare ogni 3 maglie, facciamo l'aumento e lavoriamo una, due e 3 maglie, e nella prossima lavoriamo 2, facciamo l'aumento 1 e 2. Ripeto questa sequenza di 3 maglie e un aumento per tutto il giro, in totale saranno 30 maglie lavorate. Per quest'altro giro facciamo una mezza maglia e una catenella, saltiamo una maglia di base. Io ho sostituito la prima mezza maglia con le catenelle, salto la maglia di base, vado nella prossima, vado a fare di nuovo una mezza maglia e una catenella, salto la maglia di base, entro nella prossima, vado a fare di nuovo una mezza maglia e una catenella e proseguo così per tutto il giro. Per questo giro facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 60 maglie basse. Per questo giro dobbiamo creare le maniche, facciamo in questo modo: lavoriamo 10 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Ora dobbiamo andare a fare gli archetti e dobbiamo fare in questo modo. Dobbiamo lavorare gli archetti e facciamo in questo modo: 1, 2 e 3, facciamo le catenelle, entriamo nella prima maglia qui e facciamo una maglia bassa. Abbiamo lavorato la prima maglia, poi facciamo di nuovo 1, 2 e 3 e lavoriamo la seconda maglia. 1, 2 e 3 e lavoriamo la terza maglia. 1, 2 e 3 e lavoriamo la quarta. 1, 2 e 3 e lavoriamo la quinta. 1, 2 e 3 e lavoriamo la sesta. 1, 2 e 3 e lavoriamo la settima. 1, 2 e 3 lavoriamo l'ottava. 1, 2 e 3 e lavoriamo la nona. 1, 2 e 3 e lavoriamo la decima. Quindi in totale abbiamo lavorato 10 maglie in questo modo. Ora dobbiamo andare a lavorare 20 maglie basse nelle 20 maglie successive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E quindi andiamo a fare l'altra manica. Facciamo lo stesso lavoro: 1, 2 e 3 catenelle e una maglia bassa per 10 maglie. 1, 2 e 3 e sono 2 maglie. 1, 2 e 3 e sono 3 maglie. 1, 2 e 3 e sono 4 maglie. 1, 2 e 3 e sono 5 maglie. 1, 2 e 3 e sono 6 maglie. 1, 2 e 3 sono 7 maglie. 1, 2 e 3 e sono 8 maglie. 1, 2 e 3 e sono 9 maglie. 1, 2 e 3 e sono 10 maglie e poi lavoro 10 maglie basse nelle restanti 10 maglie e abbiamo realizzato così la parte delle maniche. Nel giro successivo ci andremo ad unire in modo da creare così le maniche. Questo giro lo lavoriamo in questo modo: lavoriamo le prime 10 maglie come abbiamo fatto prima, semplicemente facendo una maglia bassa di ogni maglia.
Arrivati a questo punto ci andiamo ad unire dall'altro lato dove abbiamo fatto le 20 maglie. Entriamo qui, saltiamo queste maglie che abbiamo fatto con le catenelle, gli archetti, li saltiamo e andiamo a lavorare 20 maglie qui, unendo le due parti. In questo modo entro qui e vado a lavorare la prima, la seconda, fino alla 20ª. E ora saltiamo queste maglie qui, come abbiamo fatto prima andiamo a lavorare le ultime 10 restanti maglie. Saltiamo tutte queste che abbiamo fatto con gli archetti, entriamo nella maglia qui e lavoriamo le ultime restanti 10 maglie a maglie basse e abbiamo realizzato così il corpetto. Ora lavoriamo una maglia in ogni maglia e sono 40 maglie per altri 3 giri. Per quest'altro giro facciamo 2 mezze maglie nella stessa maglia, quindi facciamo l'aumento qui di mezze maglie e poi facciamo una catenella di 3 maglie, 1 2 e 3, saltiamo una maglia di base, entriamo nella prossima e facciamo 2 mezze maglie nella stessa maglia. E 2 e 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, saltiamo una maglia e di nuovo 2 mezze maglie e 3 catenelle e ripetiamo la sequenza per tutto il giro. Saltiamo una maglia, entriamo nella prossima, facciamo 2 mezze maglie e 3 catenelle. Per tutto il giro ripetiamo questa sequenza. Fatta l'ultima catenella ci andiamo ad agganciare nella prima delle mezze maglie, chiudiamo con una maglia bassissima e ora raggiungiamo l'archetto, raggiungiamo il nostro archetto e andiamo a fare, questa volta facciamo 4 catenelle, facciamo una mezza maglia per, cioè una maglia bassa per sostituire la prima maglia bassa, quindi facciamo 4 questa volta, 2, cioè 3, 4 e 5, in modo che sostituiamo la prima maglia bassa. Andiamo poi nell'archetto successivo e facciamo la nostra maglia bassa, ripetiamo 1 2 3 e 4, entriamo nella prossima archetto e facciamo una maglia bassa e ripetiamo 1 2 3 e 4 e una maglia bassa nell'archetto. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Arrivati all'ultima catenella ci andiamo ad agganciare qui nella catenella iniziale e ripetiamo l'operazione. Entriamo qui sempre nell'archetto qui centrale, facciamo delle maglie bassissime, raggiungo questo archetto e andiamo a fare di nuovo 5 catenelle in sostituzione della prima maglia bassa, 1 2 3 4 e 5, entriamo nell'archetto e andiamo a fare una maglia bassa e ripetiamo la sequenza di 4 catenelle e una maglia bassa. Questo lavoro lo facciamo in base alla lunghezza che vogliamo dare al nostro vestitino,
Qui io ad esempio ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 giri, ho fatto 7 giri in questo modo complessivi, e poi alla fine ho fatto delle maglie basse dentro l'archetto. In ogni archetto ho fatto 4 maglie basse, solo 4 maglie basse, poi sono passata nell'altro archetto, ho fatto 4 maglie basse e ho rifinito così. E anche qui la stessa cosa, nelle catenelle qui, negli archetti che abbiamo fatto qui, dobbiamo andare a ripetere la stessa sequenza che abbiamo fatto qua. Magari la facciamo solo di 3 maglie, perché essendo la parte più piccola facciamo 3 catenelle e una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa per ogni archetto che troviamo qui nella manica. Quindi proseguiamo così per il giro che vogliamo dare a questo vestitino. Qui ho utilizzato il filato, lo stesso filato, però ho utilizzato l'uncinetto 2,5, mi è venuto un pochino più grande. Questo ho utilizzato un 2 mm ed è venuto leggermente più piccolino, vedete, è da completare, però il corpetto è leggermente più piccolo. Naturalmente se utilizzerete un uncinetto più grande, filato più grande, vi verrà più grande. Se lo utilizzerete ancora più piccolo, verrà ancora più piccolino, in base alle vostre esigenze, per farvi vedere la differenza che rende ancora più carino e particolare il vostro lavoro. Terminati i giri che vogliamo dare alla lunghezza, ne possiamo fare 6 7, come più vi piace, e poi andiamo in ogni archetto e lavoriamo 4 maglie basse, in modo da rifinire questo. E ogni maglia, entriamo in ogni archetto e facciamo 4, 1 2 3 e 4, in ogni archetto 4, 1 2 3 e 4 maglie basse, e ripetiamo questo per tutto il giro. E poi andiamo a fare le maniche. Facciamo una maglia bassissima, stacchiamo il filo, poi andremo a nascondere con ago e filo, e questo è il vestitino. Ora per le maniche andiamo qui nel primo archetto e dobbiamo andare a lavorare gli archetti. Prendiamo di nuovo il filo, entriamo in ogni archetto e lavoriamo 1 2 e 3 catenelle. Entriamo nel prossimo archetto, prendiamo la codina del filo così ce la riportiamo dietro e facciamo la nostra maglia bassa, e ripetiamo 1 2 e 3 per ogni archetto, facciamo la nostra maglia bassa. Possiamo fare questo lavoro per un altro giro dopo di questo, e possiamo staccare, oppure possiamo andare a fare il bordino come abbiamo fatto qui, in modo da richiamare la base di sotto. Quindi facciamo un altro giro e poi un giro di maglie basse, di 3 maglie basse in ogni archetto. Arrivati all'ultimo archetto faccio una maglia bassissima qui, giro il lavoro e vado sempre qui al centro e vado a lavorare 1 2 e 3 e di nuovo un altro giro allo stesso modo, 1 2 e 3, nell'archetto successivo una maglia bassa, e poi vado a fare il giro di maglie basse per finire. Fatto l'ultimo archetto andiamo a rifinire a maglie basse nell'archetto 1 2 e 3, entriamo nel prossimo 1 2 e 3, e facciamo la stessa cosa anche per l'altra manica. Quindi dobbiamo fare 2 giri di archetti e poi andiamo a fare le maglie basse negli archetti, e possiamo poi staccare il filo. E dopo aver realizzato anche l'altra manica andiamo semplicemente a nascondere i fili con ago e filo, e poi passiamo un nastrino volendo qui in vita, oppure possiamo mettere dei piccoli fiorellini, ciò che più ci piace.
delle perline, quello che ci piace. Con ago e filo blocchiamo tutti i fili e poi stacchiamo. Inseriamo poi il nastrino nell'ago e lo facciamo passare in questi passaggi, lo possiamo mettere sia laterale che centrale, come più ci piace, e andiamo poi a fare un bel fiocchetto. Passato il nastrino possiamo andare a fare un fiocco, oppure possiamo mettere dei bottoncini, possiamo mettere, non so, una coccinella, possiamo mettere dei fiorellini, quello che più ci piace. Andiamo a dare un po' meglio la forma al fiocchetto e poi tagliamo un po'. E questo è il vestitino. Possiamo poi aggiungere all'interno un sacchetto con un po' di ovata sintetica all'interno, oppure dei fiori secchi, dentro un po' di velo, e poi andiamo ad inserirlo all'interno del vestitino. Possiamo fare anche delle piccole crucce, delle stampe dove poter appendere il vestitino. Decidete un po' voi come volete andare a rifinirlo. Ed eccoli terminati, questi sono i miei vestitini. Qui ho utilizzato un uncinetto 2,5 mm, mentre qui ho utilizzato un 2 mm, ed è venuto un pochino più piccolo questo giallo, mentre questo bianco è venuto leggermente più grande. Potete farlo della misura che più vi piace, utilizzando un filato più grosso verrà più grosso, un filato più piccolo verrà ancora più piccolo, in base alle vostre esigenze. Lo schema è lo stesso e si può utilizzare per qualsiasi tipo di filato, che sia di lana, di cotone, quello che più vi piace. Potete aggiungere sia un nastrino che delle piccole decorazioni, sono dei bottoncini, potete mettere dei fiocchi, delle decorazioni qualsiasi, come più vi piace. Io l'ho decorato in questo modo, ma potete metterlo dove volete, potete mettere anche qui il nastrino anziché metterlo in vita, come più vi piace. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao, e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.